Ciao, sono Kiko di B00. In questo video andrò a parlare del così tanto discusso bug sulla sicurezza di cui la maggior parte dei processori è interessata. Prima di cominciare ci teniamo a farmi un augurio per un buon 2018. Il presunto bug, da quello che si è potuto capire da una scheda pubblicata da Intel il 3 gennaio, colpisce le seguenti classi di processore: i 3, i 5 e i 7 della prima generazione in poi, Intel Core M, processori della serie X per piattaforme x99, x299, gli Xeon serie 3004, 3006, 5005, 5006, 6005, 7005, Xeon famiglia E3, E5, E7 e Scalable, Xeon Phi serie 3002, 5002, 7002, Atom serie C, Atom E, Atom A, Atom X3, Atom Z, Celeron e Pentium serie J e N. Stando a Wikipedia, lo scopo di questi attacchi è quello di riuscire a leggere un'area riservata di memoria da un programma che tecnicamente non potrebbe leggerla. Il metodo di funzionamento è il seguente. Come prima cosa svuota la cache in due indirizzi che è leggibile al programma, che supponiamo che siano A0 e A1. Legge il contenuto di un indirizzo protetto in un registro, calcola un indirizzo che può essere o in A0 o in 1 a seconda del contenuto del registro appena prelevato, infine viene letta la memoria dell'indirizzo appena generato. Qualcosa nel punto 2 non mi quadra, dovrebbe esserci un controllo che restituisce errore, ma ecco dove questo bug agisce. In quanto mentre la CPU aspetta di ricevere l'ok del circuito di protezione della memoria, lui continua ad eseguire istruzioni, questo per non causare rallentamenti. Questo attacco, scoperto dal team di Google Project Zero, si divide in tre sottoattacchi, che però sono troppo complessi da spiegare senza entrare troppo nei dettagli, ma in sostanza i primi due attacchi sono chiamati Spectre e l'ultimo si chiama Meltdown. Si è molto parlato di come solo gli utenti con processori Intel siano affetti, sì, solo da Meltdown, ma anche Intel, AMD e ARM sono colpiti dalla variante Spectre, anche se AMD sembra essere meno affetta a questo tipo di bug. Probabilmente non è ancora chiaro perché questi bug sono così importanti. Beh, diciamo che come mostrato a due video è possibile leggere delle password oppure leggere una buona porzione di memoria. La cosa più preoccupante è che l'attacco funziona anche attraverso alcuni sistemi di paravirtualizzazione tipo Xen e container tipo Docker. Per sapere se siete affetti da questo bug potete scaricare il toolkit di Intel, se avete un processore Intel, che vi lascio in descrizione. Però è anche vero che degli aggiornamenti per quasi tutti i sistemi operativi sono disponibili. Linux dal kernel 4.15 in poi, anche se il 4.14.11 è fissato, macOS X ICR dal 10.13.2, per Windows è presente un aggiornamento di emergenza per Windows 10 8.1 e 7 Service Pack 1. Quindi il mio consiglio è quello di attivare gli aggiornamenti automatici e fare un controllo manuale giornaliero finché non si è sicuri di aver risolto il bug. Quindi se il video ti ha aiutato a capire il funzionamento di questo bug lascia un mi piace, altrimenti lascia un commento con le tue impressioni.